Bentrovati e bentrovate a questo quinto appuntamento di questa serie di seminari sulla arte visiva e salute. Oggi siamo appunto alla quinta occasione di incontro. Come passa velocemente il tempo, non me ne sono neanche accorto, abbiamo già scollinato. E parleremo ancora di art therapy, ma vista da un'altra angolatura, cioè l'angolatura delle evidenze scientifiche, in cui mi trovo più a mio agio che sulla parte puramente teorica, che peraltro avete già ascoltato settimana scorsa. Stasera parleremo più che altro di aspetti scientifici. Dopo di me ci sarà la professoressa Gianna Carla Riccitelli, che al momento opportuno presenterò. Ho ancora il cappello di coordinatore, me lo sto togliendo perché devo mettere il cappello invece di relatore. Mi fanno lavorare tantissimo, sono aguzzini. Allora, il focus, come dicevo, della chiacchierata di stasera è una rassegna degli studi clinici che attestano dal punto di vista scientifico l'efficacia e il ruolo terapeutico della art therapy. La persona che ha coniato il termine art therapy è un pittore inglese di Londra, che è Adrian Hill. Questo personaggio ha veramente dei meriti. Il primo merito è quello di essere stato mandato durante la Prima Guerra Mondiale come pittore di trincea, perché l'Imperial Museum of War di Londra voleva che si documentassero le geste eroiche dell'esercito britannico, ma anche gli orrori della guerra. Le macchine fotografiche portatili non esistevano ancora, perché la Leica sarebbe stata messa in commercio nel 1922, e quindi la scelta fu quella di avere un pittore che facesse degli schizzi in condizioni spesso veramente ardue, molto drammatiche, come questo che potete vedere, e ne fece circa 180 di questi disegni, che sono, credo, conservati a Londra in questo museo. Successivamente lui, nella sua attività di pittore, ebbe un contrattempo, nel senso la tubercolosi. Fu ricoverato in un sanatorio di Midhurst, nel West Sussex, e sapete, le digenze sono molto lunghe nel caso della tubercolosi, erano molto lunghe e lo sono ancora, e lui pensò di iniziare a dipingere quello che vedeva dal letto, per ovviamente passare del tempo con la sua passione, e si rese conto che facendo questi disegni si sentiva molto meglio. Dopo la sua dimissione in quello sanatorio si iniziarono delle pratiche di terapia occupazionale e lui si propose come insegnante, come art therapist, ma il termine non c'era ancora perché lo declinò nel 1942, per alleviare un po' le sofferenze dei soldati feriti di ritorno dalla guerra e anche dei pazienti civili in generale. Scoprì che questa arte sembrava aiutare a distrarre i pazienti, a alleviare il loro disagio mentale. Quindi da lì iniziò tutto il percorso che avevamo insieme sentito la scorsa settimana. Entriamo allora direttamente nel merito dell'argomento di stasera. Corpus scientifico. Ci sono oltre 100 studi clinici disponibili sulla art therapy, e di cui una buona metà sono randomizzati. Ci sono anche molte revisioni sistematiche, una decina, e anche meta-analisi. Un richiamo
tecnico, ma voi sapete tutti cosa sono gli studi randomizzati. Per chi non se lo ricordasse o non lo sapesse, dico brevemente che sono un tipo di studio dove i partecipanti vengono allocati in maniera casuale, quindi random, vuol dire a caso in inglese, randomizzato, è una brutta allitterazione italiana del termine anglosassone, a uno o l'altro degli interventi in studio. In genere si confrontano 2 o al massimo 3 tipologie diverse di intervento, e questa allocazione casuale fa sì che i gruppi diventino piuttosto simili, proprio perché vengono distribuiti casualmente, e quindi le differenze che poi si possono vedere alla fine dello studio possono essere più facilmente attribuite all'intervento oggetto di studio. Gli studi randomizzati sono nati essenzialmente per studiare i farmaci. Il primo trial del 48 sulla streptomicina nella tubercolosi contro il riposo a letto, il primo studio fatto sempre in Inghilterra. Sono sempre loro che dettano il passo nella ricerca di tipo, chiamiamola, evidence-based. Questa slide cerca di far capire come funziona la randomizzazione. Se vediamo nella parte superiore dei soggetti che sono disegnati in verde e in blu, potrebbero essere soggetti che hanno una predisposizione diversa a essere beneficiati da un certo tipo di intervento per la loro particolare costituzione, per la loro psicologia. Facendo la randomizzazione li distribuiamo in maniera simile nei 2 gruppi, e quindi evitiamo che in un gruppo vadano preferenzialmente soggetti che sono facilmente suggestionabili da quella forma di terapia o siano predisposti, siano in sintonia con quel tipo di intervento. Con opportuni test statistici si verifica se questa omogeneità al basale è buona, e questo ci dà la possibilità di proseguire con l'analisi dei risultati, perché se l'omogeneità fosse scadente dobbiamo mettere un grosso punto interrogativo su questo studio. La cosiddetta piramide delle evidenze scientifiche, che va da studi in provetta, ricerca animali, casi singoli, serie di casi controllo, studi di coorte, vede a livello degli studi randomizzati un salto di qualità, quindi dove si colloca il livello di credibilità scientifica. Abbiamo bisogno di questo approccio per essere certi che quello che gli autori descrivono sia effettivamente qualcosa di reale. Un'altra notazione tecnica, dato che ogni studio ha dei criteri di valutazione unici o diversi a volte, non sempre gli studi utilizzano un criterio univoco, per poter confrontare i risultati di studi diversi si usa questa differenza media standardizzata, o per gli amici effect size, entità dell'effetto, e si calcola sottraendo il valore medio dell'esito nel gruppo di intervento attivo meno quello del gruppo di controllo, e lo si divide per la deviazione standard, che è un indice di varietà, di variabilità dei dati che io raccolgo. Si ottengono dei valori che generalmente oscillano da 0 a 1, ma possono anche superare l'1. Valori tra 0,2 e 0,5 sono considerati piccoli, pur sempre interessanti, da 0,5 a 0,8 medi, e oltre a 0,8 sono considerati grandi. In questo modo si può determinare quanto un certo tipo di intervento, oltre che produrre dei risultati statisticamente significativi, siano risultati importanti che possono essere applicati in maniera confidente alla pratica clinica. Eccomi, sì.
Ecco, questa meta-analisi, quindi che è una raccolta di studi clinici randomizzati, è stata pubblicata 2 mesi fa in una rivista JAMA Network Open da parte di un gruppo di scienziati di Berlino, e quindi diciamo l'ho utilizzata perché è una fotografia molto aggiornata della situazione. Loro parlano di arte terapia visuale attiva, hanno inserito questo termine attivo e la definiscono in questo modo: come qualsiasi tipo di attività artistica in cui i pazienti manipolano attivamente i materiali con le mani, come il disegno, la pittura, la scultura con la creta, la ceramica, qualsiasi forma di arte artigianato e la pittura con la sabbia. Quindi per loro questa configura l'art therapy, la Visual Active Art Therapy. Ho dei problemi nell'avanzamento della slide. Non so se la regia può darmi una mano, altrimenti devo fare un movimento reiterativo da questa parte. Ecco, questa è la flowchart utilizzata per selezionare gli studi rispondenti a dei criteri di ammissione. Nelle meta-analisi si parte da un numero di pubblicazioni molto grande e poi via via si riducono a quelle che sono veramente le più rappresentative. Complessivamente gli studi hanno incluso una popolazione adulta, prevalentemente 33, bambini e adolescenti 18 e adulti anziani 18, con un intervallo di età enorme che va da 4 a 96 anni, quindi è veramente omnicomprensiva. Più di 4.000 partecipanti sono stati inclusi in questi studi. E dove sono stati fatti questi studi? Lo vedete da questa slide. La parte del leone la fanno gli Stati Uniti, poi segue il Regno Unito e questo dato mi ha colpito sempre perché l'abbiamo visto anche con la musicoterapia. Un paese come l'Iran ha investito molto in studi scientifici di questo tipo. E oltre all'Iran anche altri paesi del Medio Oriente. Poi abbiamo Svezia, Giappone, Israele, Germania, Cina, Olanda, Francia. L'Italia brilla per la sua assenza. Bisognerà convincere qualcuno nel mio paese a iniziare questo tipo di studi. Varie versioni dell'arte terapia sono state utilizzate in un'ampia varietà di contesti, tra cui ospedali, scuole, case di riposo per anziani, carceri, solo per citarne alcune. I campi di applicazione riguardano diverse discipline, in particolare aree della salute mentale, della riabilitazione, della gestione del dolore, del trattamento olistico del cancro e della cura degli anziani. Ma spaziano anche in altri tipi di patologie, di ambiti, e poi magari vedremo qualcosa alla fine come allargamento. Ecco, questo è un elenco parziale di tutti gli studi di questa meta-analisi, secondo un valore decrescente di effect size, che è questo qua. Vedete, quanto più questo quadrato è spostato sulla destra, quanto più questo effetto è importante. Addirittura i primi arrivano a sfiorare 2, che è un valore veramente altissimo. Prendiamone ad esempio qualcuno per descriverlo e parliamo di depressione, che sappiamo tutti essere una patologia molto frequente e molto anche preoccupante, perché ci si sta accorgendo che il numero di persone affette da depressione sta aumentando.
questo articolo si parla del 6% degli adulti, del 12% tra i soggetti con malattie croniche, e tra gli anziani sfiora il 30%. È una tipica malattia che si può ricondurre a un iceberg, dove la parte sommersa non è conosciuta, semplicemente per il fatto che i pazienti non si rivolgono dal medico, ma cercano in qualche modo di curarsi seguendo consigli di altre persone che hanno avuto lo stesso problema o andando in ambiti di tipo non medico. Ecco, lo studio a cui facevo riferimento proviene da Taiwan e ha a che fare con la depressione degli anziani nelle case di riposo. E questo è un ambiente che non per colpa sua, ma oggettivamente facilmente porta alla depressione, semplicemente perché chi va nelle case di riposo quasi per definizione perde la propria autostima, perché è cosciente di non essere più in grado di vivere da solo, ha bisogno di essere in un luogo protetto. Quindi questa perdita di autostima genera un senso di inferiorità, spesso infelicità, perché non è bello stare e sentirsi un po' a volte abbandonati, insoddisfazione, negatività, tutta una sequela di sentimenti che portano alla fine alla depressione vera e propria. La depressione a sua volta induce un'ulteriore perdita di autostima, quindi è una specie di circolo vizioso. E in questo studio 55 ultrasettantenni depressi sono stati allocati nel gruppo Art Therapy o nel gruppo di controllo. Spesso il gruppo di controllo per ovviare a problemi di tipo etico diventa una sorta di lista d'attesa, faranno anche loro l'art therapy, ma in un tempo immediatamente successivo a quello del gruppo di intervento, altrimenti non potremo metterli a confronto. L'art therapy consisteva nell'ingaggio in attività di pittura, disegno, bozzetti, artigianato, e gli endpoint, cioè i punti in cui si misura l'efficacia, i punti di esito, erano la gravità della depressione da una parte e il grado di autostima, proprio perché siamo partiti da questo concetto che è il primo momento di sofferenza. Le condizioni mentali all'inizio dello studio li potete vedere in questa tabella, e i valori nei due gruppi sono molto simili, e questo ci rassicura sul fatto che la randomizzazione ha funzionato bene, ha distribuito in maniera omogenea i soggetti con diverse caratteristiche nei due gruppi. Ecco, nel gruppo Art Therapy il livello medio dei sintomi depressivi, la colonna in blu, che era molto alto all'inizio, e la linea tratteggiata è il livello oltre il quale il paziente si definisce depresso. Vedete che al termine di questa esperienza di arte si è ridotto moltissimo, con una significatività statistica molto alta, mentre la stessa cosa non è successa nel gruppo di controllo. Il livello di depressione è rimasto praticamente inalterato, e il dato statistico ci dice che non è significativo, lo si vede anche a occhio. L'effect size è di 1,88, è un effect size enorme. Analogamente l'autostima, qui invece ci aspettiamo che la colonnina blu si alzi, ed è quello che succede nel gruppo di intervento. C'è un aumento significativo e altrettanto importante l'entità dell'effetto, 1,82, mentre nel gruppo di controllo la situazione rimane invariata. Quindi è uno studio veramente convincente dal punto di vista dell'evidenza, anche se non è di grandi dimensioni. Però ricordiamoci che quando si ottengono questi risultati in studi di piccole dimensioni, l'evidenza è ancora più forte.
perché quello che si fa normalmente negli studi randomizzati è di aumentare la dimensione del campione sperando di raggiungere una significatività statistica. Se la raggiungo con pochi casi, vuol dire che quello che sto studiando dà un segnale veramente molto forte. Altro campo, la demenza. Ecco, metto in rilievo questo: sebbene colpisca principalmente le persone anziane, non fa parte dell'invecchiamento normale. Questo è un concetto importante. È un altro campo formidabile, perché ovviamente è l'epidemia del XXI secolo, insieme ad altri tipi di epidemie. Parliamo di obesità, parliamo di autismo, malattie croniche che stanno aumentando in maniera veramente molto preoccupante. Qui vedete personaggi famosi che sono deceduti per demenza. Robin Williams è morto suicida a 63 anni e si credeva che fosse affetta da depressione, invece fu scoperto all'autopsia che soffriva di una demenza particolare a corpi di Lewy, che era rimasta misconosciuta. La stessa patologia ha colpito un'attrice famosa italiana, Monica Vitti, che si è ritirata per causa di questa malattia all'età di 70 anni, e quindi è un dato testimonial di una malattia degenerativa molto, molto grave. Ronald Reagan, anche lui fu colpito da demenza di Alzheimer propriamente detta. Ora, questi casi erano praticamente inesistenti, anche perché la durata della vita media era molto più bassa all'inizio del Novecento. I pallini rossi si riferiscono a 100.000 casi di Alzheimer. Dopo 50 anni i pallini rossi si infittiscono e nel 2000 la situazione è questa e la proiezione al 2050 è questa. E sarà interessata, secondo gli esperti, soprattutto l'area orientale, cioè l'India, anche se poi nell'India si dice che il curry è protettivo, che gli mangiano molta curcuma, però evidentemente non basta proteggere da questa malattia. E anche Giappone e Corea. Sappiamo i sintomi della malattia, si presentano all'inizio come qualcosa che a volte viene trascurato. C'è anche una forma preclinica che si chiama mild cognitive impairment, danneggiamento cognitivo lieve. E poi quando la malattia diventa conclamata, ovviamente i sintomi, i segni comportamentali diventano evidenti e poi costringono a un certo punto a ospedalizzare la persona, perché non è più gestibile a domicilio, soprattutto per l'aggressività o il vagabondaggio, perché alcune persone cominciano a vagare nei dintorni dell'abitazione e rischiano di perdersi. Quindi questo preoccupa molto i familiari, poi allucinazioni, deliri, eccetera, eccetera. Volevo anche cogliere l'occasione per ricordare, l'abbiamo già detto negli anni scorsi, ma a ripetita iuvant, che in linea generale le attività culturali, le attività artistiche culturali variamente dette, nel loro complesso riducono il rischio di demenza. Perché quindi noi possiamo fare prevenzione oggi con l'arte e la cultura. Guardate, una riduzione di questi studi, una media ponderata del 56%, quindi nessuna forma di intervento oggi sarebbe in grado di proteggere in questo modo dal rischio di demenza, in particolare di malattia d'Alzheimer. Questa meta-analisi sull'art therapy nella malattia d'Alzheimer riguarda 7 studi, di cui 3 qualitativi e 4 quantitativi. Studi qualitativi riguardano pochi pazienti,
perché sono fatti con un altro tipo di impostazione, ma si registrano degli effetti molto interessanti. Potete leggere sulla colonna di destra manifestazioni di piacere, espressioni migliora la capacità di esprimere emozioni, miglioramento dell'autostima, rievocazione di ricordi, espressione emotiva migliorata, la socializzazione, l'empatia, maggiore capacità di concentrazione, riduzione dell'irrequietezza e del vagabondaggio, miglioramento umore e della memoria visiva. Negli studi quantitativi con casistiche più rilevanti si sono effettuati rilevazioni dei punteggi con scale che riguardano lo stato cognitivo, i sintomi psichiatrici, neuropsichiatrici e lo stato di benessere. E vedete i risultati in maniera sintetica: miglioramento dell'apatia, della qualità di vita, della funzione mentale, miglioramento attenzione, autostima, interessi, miglioramento benessere, attenzione, interessi, miglioramento dell'acuità mentale e della competenza fisica. Quindi questo direi che è molto interessante, perché porta a pensare che possa essere una forma di intervento che complementa tutte le altre forme di intervento oggi disponibili. Adesso abbiamo l'ingresso dei farmaci biologici, credo che l'EMA ne abbia approvato proprio pochi giorni fa il primo in Europa rispetto agli Stati Uniti, che vanno a contrastare la deposizione di amiloide. Rimaniamo sempre nell'ambito del decadimento cognitivo. Questa meta-analisi ha avuto come focus gli studi sulla protezione dal declino cognitivo, quindi l'anticamera dell'Alzheimer. Questa è la flowchart, 12 articoli pubblicati, alla fine sono stati identificati, che hanno coinvolto circa 800 partecipanti. 11 articoli erano trial randomizzati e uno studio invece era quasi sperimentale, non era propriamente randomizzato. Questa è la tabella, riporta i dettagli di tutti gli studi, non abbiamo tempo di analizzarli uno per uno. Potete vedere nella terza colonna i tipi di art therapy che venivano utilizzati, quindi disegno principalmente, e la durata delle sessioni nella quarta colonna. Ho circondato uno studio in particolare perché qui, secondo me, hanno sbagliato gruppo di controllo, perché hanno usato come comparatore una come dire, intensa attività di calcolo. Sapete, si possono fare dei test che implicano doversi mettere a calcolare con i numeri, e questo evidentemente può dare un miglioramento. Tanto è vero che questo è l'unico studio dove non c'è una differenza tra art therapy e intervento di controllo, perché non è propriamente un intervento di controllo. Ecco, in questa slide sono riportati gli studi per i quali è stato possibile misurare l'effect size, e vedete che l'art therapy dimostra benefici nel ridurre i sintomi, soprattutto depressivi, e l'ansia. È l'unico è quello studio di cui facevo cenno, che ha portato un effect size a essere di 0,34, quindi non troppo grande. Queste le conclusioni della meta-analisi. L'art terapia si è dimostrata essere efficace nel migliorare le funzioni cognitive e i sintomi psicologici associati. Pertanto può essere adottata come un efficace intervento non farmacologico di prevenzione. Ecco, questo è uno studio invece che porta il focus su un altro livello. Qui non siamo di fronte a soggetti con delle malattie, sono anziani in buone condizioni generali, sia fisiche che mentali, quello che potremmo chiamare un invecchiamento favorevole. E quindi lo scopo di questo studio era di comprendere meglio se l'arte terapia può aiutare a migliorare ulteriormente il livello di salute percepita, cioè promozione della salute.
Piccola digressione su questo aspetto dell'invecchiamento favorevole e invecchiamento di successo. Quindi un piccolo cameo sull'invecchiamento. Non parliamo del perché si invecchia, perché nessuno lo sa. Ci sono circa 300 teorie sull'invecchiamento. Quindi c'è un grande dibattito. Ma di come è possibile invecchiare? Esistono questi 3 paradigmi di invecchiamento. Sono quello sfavorevole, in cui sono presenti malattie, disabilità e anche, proprio per questo motivo, impegno scarso nella vita e scarso funzionamento cognitivo e fisico. Poi un invecchiamento che ci attira moltissimo, quello favorevole ovviamente, quindi assenza di malattie e disabilità, cosa che non è facile che intervenga, impegno nella vita e funzionamento fisico e cognitivo discreti, e lo slogan che potremmo applicare a questo tipo di invecchiamento è aggiungere anni alla vita, vivere il più a lungo possibile. Anche come diceva Jonathan Swift, tutti vorrebbero vivere a lungo, ma nessuno desidera invecchiare, cioè, quindi un contrasto, no? Paradosso. Poi abbiamo quello che viene chiamato invecchiamento di successo. L'invecchiamento di successo ha sempre assenza di malattie e disabilità, ma impegno molto attivo nella vita, funzionamento fisico e cognitivo molto buono, quindi lo slogan è aggiungere vita agli anni. E tra i tanti esempi di questo invecchiamento di successo ho scelto due testimonial. Charles Aznavour, da una parte, che vi ricordate ha eseguito concerti fino a 95 anni e era veramente ancora molto apprezzata come cantante, e Rita Levi Montalcini, che scomparve a 103 anni ancora in piena attività. Spezzo sempre una lancia sulle attività culturali. Le attività culturali che stiamo esplorando in questo corso favoriscono il raggiungimento di un invecchiamento di successo, ma sostengono anche, sono di supporto a un invecchiamento sfavorevole. Quindi hanno un utilizzo ubiquitario, insomma, potremmo dire. Quindi in questo studio loro hanno fatto questa ipotesi che questa art therapy potesse migliorare gli affetti positivi a discapito di quelli negativi, che avesse ridotto l'ansia e avesse migliorato l'autostima. Per gli studenti presenti in sala, che non riesco mai a identificare perché magari vi dovete mettere una casacca di colore così vi vedo subito, si utilizza questa scala PANAS. Se volete misurare il bilancio tra affetti positivi e negativi è la scala migliore, e è facile da usare. Fa un elenco di 10 sentimenti positivi e 10 sentimenti negativi, e per ogni sentimento voi dovete dare un valore, un punteggio a quanto voi in questo momento siete interessati oppure angosciati, eccitati, turbati, vi sentite forti, perché alterna positività e negatività proprio per evitare che ci sia un'assuefazione. E quindi dalla somma algebrica dei 10 negativi, 10 sentimenti positivi, se la somma algebrica è positiva, siete in uno stato di sentimenti positivi, affettivamente favorevoli. Per l'ansia la scala, il gold standard è la STAI, per la valutazione dell'ansia di stato. Ci sono una serie di items, anche qui c'è una gradazione da per nulla a moltissimo, avete un punteggio e con quel punteggio possiamo dire se siete ansiosi oppure non lo siete. Per l'autostima lo strumento di elezione è la scala di Rosenberg, è una scala a 10 item, con un punteggio che va da 0 a 30 e tra 15 e 20 è un range di normalità, e sotto i 15 è una bassa autostima. E qui questa slide dà un'idea di come viene
presentata la scala. Benissimo, in questo studio fatto su coreo-americani, cioè persone americane di origine coreana, come se fossero italo-americani, si dice così, italo-americani. Sì. Vedete l'aumento di autostima con la PANAS rispetto al gruppo di controllo, pre e post, e una riduzione dell'ansia, effect size molto alto, 0,84, e un aumento, scusate ho sbagliato, non aumento dell'autostima, ma era, vabbè, ho fatto un po' di casino. Ma sto anch'io andando verso il declino cognitivo lieve. No, questo è il PANAS, il bilancio della positività e negatività, l'ansia, e questa è l'autostima, la scala di Rosenberg, effect size 0,75, differenza molto marcata nel gruppo art therapy e inalterato nel gruppo di controllo. Quindi questo studio mostra che uno specifico intervento di art therapy in adulti anziani non malati promuove un invecchiamento sano, quindi potrebbe essere un modo per arrivare a questo invecchiamento di successo a cui noi tutti vorremmo arrivare, perché sarebbe una condizione straordinaria. Ecco, la meta-analisi che vi ho mostrato ha queste conclusioni, che c'è un beneficio complessivo associato agli interventi di arte terapia visuale attiva con il potenziale di migliorare vari risultati del paziente, in particolare nell'area della salute mentale. Queste tendenze positive potrebbero aumentare con il miglioramento della qualità degli studi, che è sempre un po' un punto delicato. I studi fatti negli ambiti dell'arte e della cultura, non avendo alle spalle una tradizione così lunga come quelli sui farmaci, a volte hanno dei piccoli deficit di metodologia di conduzione, ma però il livello non è affatto male. Se noi guardiamo al di fuori di questa meta-analisi, ci sono molti altri studi, e dovessimo fare una sintesi, direi che i migliori risultati si ottengono nella depressione, seguita dai disordini neurocognitivi, e un altro ambito molto importante è lo stress post-traumatico, che è la condizione che spesso viene vissuta dai rifugiati, dalle persone che arrivano come richiedenti asilo. Ecco, queste persone sono in stress post-traumatico, ci sono degli studi fatti su questa tematica che non ho mostrato, ma sono molto interessanti. I meccanismi, brevemente, quali possono essere? Si parla di un affetto, l'abbiamo già sentito la settimana scorsa dal professor Compare, il favorire la creatività è un punto di svolta, e la creatività a sua volta promuove la regolazione emozionale, attivando delle regioni cerebrali associate all'elaborazione delle emozioni, come l'amigdala e la corteccia prefrontale, e la riduzione dello stress. Si è visto che queste attività creative diminuiscono il cortisolo, che vuol dire una riduzione dello stress. Anche la flessibilità cognitiva è importante, perché la creazione di opere d'arte incoraggia il pensiero divergente, che si associa a una maggiore flessibilità cognitiva e a una capacità di risolvere i problemi, e questo ha un impatto positivo sulla salute mentale. Quindi possiamo dire che la creatività in senso lato, sia essa artistica, letteraria, musicale o scientifica, migliora il nostro benessere psicologico attraverso questo tipo di meccanismi, e il benessere psicologico a sua volta ci spinge ad essere più creativi. Ecco, questi sono lavori che parlano di questi aspetti. Quindi essere creativi vi rende più felici.
ma d'altra parte il benessere aumenta la creatività. E qui è una meta-analisi di 62 studi che dimostrano proprio quello che vi sto dicendo. Quindi sono arrivato in fondo, spero di non aver sforato troppo il tempo. E la conclusione è semplice: diventiamo artisti. Facciamo emergere l'artista che c'è in noi. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Con la pausa che il coordinatore sta per arrivare. Ecco, è arrivato. Un minuto di break, ma arrivo subito. Ecco, siamo alla seconda parte di questo incontro. Abbiamo con noi, siamo molto, molto contenti di invitarla al podio, la professoressa Gianna Carla Riccitelli, che è una neuroscienziata che attualmente è responsabile della ricerca nel campo delle neuroscienze nel neurocentro dell'ospedale cantonale, dove ci sono diverse unità di ricerca su disturbi del movimento, ad esempio su aspetti di neurochirurgia, su malattie croniche come la sclerosi multipla. Lei è anche docente presso questa facoltà di scienze biomediche, è una grande esperta di meccanismi cerebrali responsabili dell'elaborazione di processi cognitivi, emotivi e comportamentali nell'essere umano. E attualmente è impegnata nello studio di protocolli di trattamento con tecniche molto avanzate di stimolazione cerebrale magnetica in pazienti, particolarmente nei pazienti farmacoresistenti, ma anche in settori come l'autismo, mi sembra. Sì. Quindi è una fiore all'occhiello di questa attività del neurocentro. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie, dottor Grossi, per l'introduzione. Lei mi lascia qui da sola con questi meccanismi qui? Sì. Ok. Bene. Allora, come anticipato il dottor Grossi, mi occuperò in questo tempo, sono stata invitata proprio per parlare di quei meccanismi cerebrali che vengono in qualche modo modulati dall'arte nelle sue diverse forme. E come poi l'arte possa modulare a sua volta i meccanismi in patologie neurologiche e psichiatriche. Allora, l'arte terapia nasce all'inizio del secolo scorso perché cambia nella medicina il concetto di cura per il paziente. Abbiamo avuto un passaggio da un modello biomedico a un modello biopsicosociale, dove fortunatamente si cambia la visione del paziente, in cui il paziente viene curato il paziente e non la patologia in sé. Quindi si dà attenzione, si cerca di prestare attenzione a quello che la malattia provoca nel paziente. E da qui nasce appunto questo interesse per le scienze mediche di indagare quali possano essere quelle forme che allevino i disturbi nei pazienti. Pensate che
un grande successo è stato nel secolo scorso, tra le 2 guerre mondiali, quando la musica è stata utilizzata per accorciare i tempi di guarigione delle ferite. Quindi con un alto impatto, un impatto significativo sulla cura e la gestione della malattia. Abbiamo diverse forme di arte terapia. Sicuramente quella più applicata, conosciuta e che è stata maggiormente trattata in questo corso è l'arte visiva, quindi fare arte attraverso la pittura, la scultura, fare i murales. C'è anche l'arte un'altra forma di arte terapia è la musicoterapia, che è la forma d'arte terapia più studiata nel corso degli ultimi anni. Poi c'è la drammaterapia, dove i principi della recitazione vengono utilizzati a fini terapeutici. Quindi c'è il movimento, i tempi di interazione con gli altri, sono tutti aspetti che, utilizzati in un modo particolare, possono alleviare, comunque favorire il benessere dei soggetti. L'arte è speciale nella terapia perché coinvolge un numero considerevole di regioni cerebrali. A seconda di ciò che si fa, c'è un coinvolgimento di buona parte delle aree del cervello. Ad esempio, alla vostra sinistra potete osservare in Bordeaux le aree che si attivano quando guardiamo o ascoltiamo passivamente qualcosa di bello. Mentre in celeste sono le aree che sono coinvolte quando si genera arte. Come potete osservare, quindi c'è un coinvolgimento di ambe le parti del cervello che coinvolge ogni porzione. Diciamo che l'attivazione di queste aree è determinato da dei meccanismi cerebrali che le fanno funzionare in modo alternato o sinergico. Nell'arte abbiamo 2 meccanismi che si mettono in gioco mentre si fa o si ascolta o si guarda arte, che è il sistema dopaminergico, un sistema in cui viene coinvolto delle aree, soprattutto della parte anteriore frontale del cervello e sottocorticale, dove sono quelle aree che producono dopamina, il neurotrasmettitore che ci aiuta ad essere felici, ma anche è quel network coinvolto nella ricompensa. Quando noi siamo soddisfatti di qualcosa che abbiamo fatto perché ci piace, perché siamo soddisfatti di noi stessi, si attivano queste aree in giallino. Altro meccanismo importante
nella produzione, nel fare arte, è quello dei neuroni a specchio. I neuroni a specchio sono quei neuroni che sono situati nella parte temporale, nella parte temporoparieto prefrontale del cervello, che si attivano quando facciamo un'azione, ma si attivano nello stesso modo quando vediamo qualcun altro compiere la stessa azione. Questi sono neuroni utilissimi per la riabilitazione o per avere una modifica cerebrale. Pensate a delle sedute di arte visiva in cui insieme sessioni in gruppo in cui si guarda il terapeuta che dipinge oppure qualcun altro, un'altra persona che dipinge. Vuol dire che in quel momento le nostre osservazioni non sono fini a se stesse, ma c'è un'attività cerebrale pari a come se noi stessi eseguissimo quella azione. Quindi è una possibilità di arricchire l'attività cerebrale. Questi neuroni poi sono anche implicati nell'empatia, quindi non è limitato solo nell'azione, ma aiutano a condividere le emozioni. Quindi altro elemento importante e significativo. Ci sono altri sistemi che vengono messi in gioco quando si fa arte. Ad esempio, nella musicoterapia, che attiva un numero cospicuo di aree cerebrali, c'è un'irrorazione delle diverse parti del cervello attraverso che si distribuisce nelle diverse parti attraverso l'arteria cerebrale mediale, che è questa qui. Questo vuol dire che da una sorta, quando il sangue affluisce nelle diverse parti del cervello, porta energia. Quindi si ottiene una sorta di ripresa generale a livello mentale. Non solo, poi ad esempio c'è sempre all'interno del sistema dopaminergico, sistema di cui vi parlavo prima, quello della motivazione, del piacere, c'è un'area sottocorticale che si chiama il nucleo accumbens, che fa parte di questo circuito, che è stato dimostrato che rilascia dopamina in rapporto a quanto è forte, intensa l'emozione che stiamo vivendo. Ad esempio, sappiamo che uno dei livelli massimi di emozione è quando ci vengono i brividi, perché stiamo ascoltando, guardando qualcosa che ci emoziona in modo importante. Poi ci sono altri meccanismi che, come anticipava il dottor Grossi, aiutano a ridurre il cortisolo, quindi l'ormone dello stress. Così come l'arte interferisce o comunque regola le risposte cardiovascolari e quindi con questa regolazione la nostra risposta allo stress è più equilibrata, con effetti negativi minori. Noi sappiamo benissimo che il nostro cervello è in continuo cambiamento
cambia continuamente, non è lo stesso nel tempo. Perché? Perché c'è questo processo affascinante appunto della neuroplasticità che fa di questo organo un organo che si modifica nel tempo. E questo succede anche quando si fa arte. L'arte terapia è importante nella riabilitazione proprio perché può in qualche modo favorire i processi neuroplastici. In che modo? O rivedendo, rigenerando funzioni che sono andate perse, che sono perse a causa della malattia, oppure di trovare delle forme di adattamento per superare i limiti dovuti dalla malattia. Questo è un aspetto importante che va oltre la definizione generale o dell'arte terapia che dà emozioni. Non è solo emozioni o benessere, ma il segreto sta nel fatto che facendo arte terapia, facendo arte in generale, si attivano un numero considerevole di regioni cerebrali che diventano la condizione migliore affinché il nostro cervello possa modulare. Questo è l'elemento caratterizzante, affascinante, che bisogna tener da conto. Il fatto che nella condizione migliore, con la musica, con l'arte, con qualsiasi forma di arte, possiamo modellare il nostro cervello. Dendrite? Okay. Allora, un altro aspetto importante, proprio perché, scusate, questi processi di neuroplasticità sono affascinanti ma complicati nello stesso tempo. Ci sono tanti fattori che entrano in gioco. Non si può scegliere di fare un trattamento di arte terapia piuttosto di un altro perché è la stessa cosa. No. Per esempio, ci sono differenze anche nel utilizzare sottocomponenti dell'arte, di una forma artistica. Per esempio, noi sappiamo che se mettiamo a confronto persone che plasmano l'argilla o con persone che dipingono, fanno un dipinto, dipingono liberamente, o persone che fanno un disegno ma vengono date delle istruzioni, quindi ad esempio disegnare la mappa di dove si vive, ha un effetto diverso sul cervello. Ad esempio sappiamo che plasmare l'argilla rispetto alle altre due condizioni fa sì che venga rilasciato, ci sia maggior attività corticale simile a quando si è rilassati o vicino alla meditazione. Molto probabilmente perché plasmare, toccare l'argilla dà una sensazione di rilassamento, di benessere. Altro aspetto, comparando le tre forme di, di compiti artistici, sta si è visto, ad esempio, che
Se diamo a qualcuno delle indicazioni su cosa fare, il cervello è molto più propositivo a lavorare nel miglior modo possibile, perché il rilassamento dal non dover cercare di fare qualcosa, di creare qualcosa, ma essendo indicazioni che ci sono dette, impartite, ci rendono più rilassati e quindi più favorevoli ad modulare il nostro cervello con una variazione di attività elettrica intracellulare che favoriscono la miglior condizione possibile per il paziente. Passo adesso a mostrarvi un po' quelle che sono le evidenze che abbiamo avuto, anche le più recenti, relative all'utilizzo dell'arte terapia nelle malattie, prima neurodegenerative e poi qualche informazione sulle malattie psichiatriche. La malattia di Parkinson è conosciuta come una malattia che coinvolge il movimento, bradicinesia, tremore, perdita di equilibrio. Ma questa patologia nasconde anche dei disturbi di tipo visivo. I pazienti con Parkinson hanno per esempio una difficoltà a riscontrare il contrasto, oppure a fare un'esplorazione viso-spaziale nello spazio, a riconoscere, ad effettuare un riconoscimento visivo. Bene, tenendo in considerazione questi aspetti, è stato fatto uno studio recente, molto bello, a cui hanno partecipato diversi paesi, quindi uno studio internazionale, in cui hanno deciso di proporre a dei pazienti Parkinson con un grado lieve di malattia e con dei disturbi visivi, di sottoporsi a delle sessioni di arte visiva. Quindi veniva chiesto loro di partecipare a sessioni di scultura, di pittura, qualsiasi forma d'arte visiva. Questo per un periodo di 2 mesi e mezzo con 20 sessioni. Quello che è emerso, facendo il confronto tra il prima e il dopo, prima trattamento e dopo trattamento, è che a seguito del trattamento, quindi dell'arte terapia, i pazienti migliorano considerevolmente le loro abilità visive, di organizzazione e di esplorazione dello spazio, così come sono più focalizzati nella ricerca di osservare ciò per cui sono interessati. Diminuisce il numero di spostamenti oculari, proprio perché la visione è più diretta. E ovviamente queste hanno un impatto, tutto questo miglioramento porta anche a un impatto anche sulle abilità motorie,
sul cammino, sulla deambulazione, sulla coordinazione motoria. Questi dati sono confronti di risultati di test clinici, in cui uno potrebbe avere dei dubbi, nel senso magari i pazienti sono trasportati, hanno percepito, pensano di essere migliorati nel tempo, avere una percezione errata del proprio stato. Bene, gli autori aggiungono nelle loro visite anche un'indagine di risonanza magnetica e quello che osservano è che a seguito di questi trattamenti c'è un coinvolgimento, c'è un aumento della funzione in alcune aree cerebrali, quelle aree che fanno parte di network del visivo primario o delle aree visive associative. Quindi non solo c'è un'evidenza clinica, ma c'è un cambiamento dell'attività neuronale. Passiamo ora alla demenza. Come diceva prima il dottor Grossi, la demenza è una patologia disabilitante in continua crescita. I pazienti con demenza si approcciano bene all'arte o a fare arte terapia. Per esempio, vi mostro uno studio fatto in pazienti con compromissione cognitiva lieve, quelli che il dottor Grossi definiva mild cognitive impairment. È uno studio molto affascinante perché è stato chiesto ai pazienti di fare delle sessioni, 12 sessioni in 3 mesi di arte terapia, ma l'eleganza di questo paradigma sperimentale sta nel fatto che loro i ricercatori hanno per le prime 6 sessioni chiesto di fare arte. Per le restanti 6 sessioni, invece di osservare arte, di discutere di arte, quindi di elaborare e poi dire verbalmente cosa le suscitava quella, una forma artistica. E quello che si è notato è che dopo 3 mesi di questo tipo di terapia c'è stato un aumento corticale di una regione specifica, che è il giro frontale medio. Qui vediamo il rosso. Eccola qui. Quindi in questo caso c'è stato un effetto neuroplastico del trattamento nel modificare la struttura del cervello. E questa modificazione si è dimostrata correlata al miglioramento della memoria. Non so se non c'è tempo, ma ok. C'è una cosa affascinante nei pazienti con Alzheimer, che anche se vivono in uno stato severo di patologia, hanno una capacità, quello di ricordare, hanno una memoria musicale. Tutto quello che riguarda è legato a suoni,
a canzoni, rimane intatto in questi pazienti. Perché? Lo dico brevemente perché noi abbiamo una zona del cervello dove vengono depositate queste informazioni ed è questa parte, questa regione che vedete in rosso, prende parte del cingolo e parte dell'area supplementare motoria. E in questo caso quello che si riscontra è che c'è, valutando il danno e la distribuzione del danno nei pazienti con Alzheimer, quella zona non viene toccata dai meccanismi patologici che sono presenti nella malattia. E questo è una informazione importante per chi vuole riabilitare questo tipo di pazienti, perché ha una risorsa che è del paziente stesso per poter migliorare o recuperare delle informazioni e dargli soprattutto maggior dignità come persona. Dottor Grossi mi dice che sono in ritardo? Ancora, sì. Ok. Allora. Bene, allora, la depressione non sappiamo, allora, non abbiamo studi che evidenziano l'effetto dell'arte terapia sui meccanismi responsabili della depressione. Ci sono delle aree che sono sensibilmente coinvolte nella manifestazione di questo disturbo. In primis è la corteccia frontale, che a sua volta ha un impatto negativo sull'amigdala, perché perde il controllo che ha sull'amigdala. Di conseguenza poi c'è un coinvolgimento dell'ippocampo e una porzione è il cingolo. Noi possiamo, conoscendo quali sono gli effetti benefici della arte terapia, che possa avere in questi pazienti un beneficio, sicuramente attraverso il rilascio di dopamina e di serotonina, perché aumentano l'umore e di conseguenza si riducono i sintomi di questi pazienti. Un altro aspetto è la riduzione di cortisolo, che dà più stabilità e quindi rende meno imprevedibile lo stato. Ed un altro aspetto sono l'espressione dell'emotività, attraverso il poter esprimere o attraverso l'arte terapia, anche in modo non verbale, le proprie emozioni, aiuta in qualche modo ad elaborare dei conflitti interni. Devo chiudere. Okay. 2 minuti. 2 minuti. Ultimo aspetto è la schizofrenia. Ultima patologia, prendo solo qualche minuto, in cui è stato osservato che impartendo delle sessioni di musicoterapia, i pazienti che hanno partecipato a sedute di terapia musicale attivamente rispetto a un gruppo che invece veniva coinvolto in riunioni per discutere di vari temi, i soggetti che appunto hanno fatto musica, i pazienti che hanno fatto musica, dopo un mese di trattamento hanno un aumento delle connessioni funzionali, soprattutto in questa parte del cervello, che è il giro temporale medio. Non solo, ma questa attività aumentata
viene a sua volta arricchita e comunque condivisa da altre regioni che sono il Giro post-centrale e l'Insula di Testra. Questi sono degli risultati importanti perché possono dare spunto per capire che un tipo di riabilitazione utilizzato dagli autori può in qualche modo migliorare le capacità sensomotorie dei pazienti. Quindi, ripeto ancora una volta, andiamo oltre che il benessere emotivo nel fare arte. Devo chiudere. Ok. È stato bello così. È stato bello così. Bene, bene, magari le conclusioni le possiamo affrontare nel dibattito. Senti pure qua. Bene, eccoci qua. Allora, abbiamo un po' di tempo per la discussione. Io sono sempre preoccupato che ci sia questo spazio perché è importante avere anche considerazioni, commenti, anche critiche da parte vostra. Alzate la mano, vi verrà portato un microfono. Sì, buonasera. Una domanda per la dottoressa. I neuroni specchi funzionano anche nelle demenze e Alzheimer? Sì, sì. Quindi questo è... In generale bisogna però tener conto della gravità della patologia. Questo è un elemento caratterizzante dell'arte terapia in generale. Bisogna intervenire il prima possibile. E un'altra domanda, se mi permette. La musicoterapia, c'è una musica in specifico che è meglio che l'altra? O... C'è una musica in particolare, la sonata di Mozart per pianoforte a quattro mani, K448. Segnatevela. Soprattutto agli studenti perché favorisce l'apprendimento e accorcia i tempi dello studio. Sembra che renda più intelligente anche. C'è stata una polemica su questo perché era comparso un articolo che diceva che migliorava le prestazioni cognitive, poi ci sono state delle critiche e un po' è stato ridimensionato questo aspetto. Bene, qualche altro commento o domanda? Professor Hust? Allora, qui abbiamo ascoltato molti aspetti e studi in cui sembrerebbe quasi che one size fits all, ma abbiamo tutti dei doni nello spettro delle cose che possiamo sviluppare. C'è chi può disegnare meglio, c'è chi può scrivere meglio, c'è chi può danzare meglio. Il tipo di arte terapia deve adattarsi alle potenziali creative del paziente oppure one size fits all? È determinante, perché è determinante che ci sia un coinvolgimento di base del paziente, perché ne aumenta la motivazione. Se piace ballare, questo aiuta il paziente a effettuare quel tipo di terapia. Per esempio, ritornando, scusate se ritorno un po' alla musica, non me le voglio dottor Grossi, ma per esempio la musica è efficace quando, spesso è efficace quando vengono proposti brani musicali che piacciono al paziente. È un insieme di cose che devono funzionare in un certo modo. Ma io credo che come spesso succede in medicina conta molto l'esperienza del terapeuta. Il terapeuta che ha trattato, che ha visto molti casi, riesce a rendersi conto che questo caso gli ricorda un altro a cui c'era stata un'ottima risposta a un certo tipo di intervento e allora istintivamente propone un certo tipo di intervento.
perché in effetti noi non abbiamo dei criteri biologici per dire questa forma di intervento artistico funzionerà molto meglio di un'altra in questo specifico caso. È il sogno di tutti noi, cucire addosso al paziente una terapia complessa, scegliendo la componente giusta. Tornando alla musica che è stata tirata in ballo, ma mi fa piacere perché poi è l'area sicuramente più ricca di studi, vi ricordate il professor Raglio che parlava di musica algoritmica, proprio perché la musica può essere tante cose diverse e non è detto che la stessa musica funzioni su tutti i pazienti. Ci sono delle musiche tristi che funzionano molto meglio di musiche allegre in certi casi, e lui aveva cercato di sviluppare un sistema che costruisse un brano musicale fatto per quel paziente. Quindi è una domanda sicuramente molto molto attuale. Un'altra? Sì, no, buonasera, grazie mille per questa bellissima vostri interventi. Io sono arte terapeuta da diversi anni, lavoro principalmente con persone con disagio psichico adulte e volevo fare solo una piccola precisazione perché si parla molto della musica, dei tipi di brani. In arte terapia dipende anche dalla metodologia che si usa. Io uso la tavola imbandita, tra virgolette, dove si preparano tutta una serie di materiali proposti ad hoc in un certo modo e le persone scelgono liberamente, io dico sempre di lasciarsi ispirare, e i materiali sono una presenza molto importante nell'atelier, nel setting arte terapeutico. E prima sentivo parlare la pittura, è molto vaga, perché per me è importante vedere anche la scelta, c'è differenza tra un acrilico, tra un acquarello, tra un pastello gessetto, pastello olio, c'è veramente una differenza sensoriale. L'argilla è un materiale, diciamo, tra virgolette, sacro in arte terapia, ma questa questione della plasticità anche neuronale è proprio qualcosa di molto sensoriale e fisico, che quando si vive nell'atelier di arte terapia, veramente come terapeuta lo respiriamo insieme, i neuroni specchio viaggiano a 1000. Volevo solo aggiungere questa... Ha fatto molto bene ad aggiungere, perché si ricorda che al primo incontro io ho citato il fatto che esistono più di 40 tipi diversi di arte terapia e quindi non è facile che ci siano degli studi su ogni singolo tipo, spesso si fanno degli studi su un mix, no? Che è lo stesso problema della musica, cioè la musica è un mix di tante cose. Bene, ha fatto bene a precisarlo. Altre cose da dire? Avete tempo? Stasera il tempo non manca. Quanti di voi hanno provato a fare arte terapia fino adesso? Però aspettavo anche di meno perché non è così ancora popolare, ma dovrebbe sempre più diventarlo per quello che abbiamo visto stasera. Ed è anche una forma di intervento che è praticabile in qualsiasi situazione, insomma, non è che richieda delle tecnologie costosissime, no? Quella tavola imbandita avrà un costo, ma è un costo contenuto, a parte l'impegno dell'arte terapeuta. Infatti questo è un aspetto molto importante di cui si dovrebbe diffondere, soprattutto chi fa arte terapia come professione, che i benefici possono essere veramente tanti e i costi sono veramente minimi. O comunque un aspetto importante che l'arte come forma di riabilitazione può essere complementare alle altre terapie senza nulla togliere alle terapie standard, ma può accelerare i processi di recupero. Facciamo un esempio, penso che sia calzante. Depressione è un grosso problema sociale ed è anche un problema
preoccupante, perché la maggior parte dei casi di suicidi sono per soggetti depressi, non è che ci sono molte altre ragioni. Ora, se voi andate dallo specialista e dice lei è depresso e vi dà il Prozac o qualsiasi altro farmaco antidepressivo, questo farmaco antidepressivo per iniziare a funzionare richiede alcune settimane e voi in quelle settimane rimanete sempre in un'area di rischio potenziale perché non siete usciti dalla depressione. Allora una strategia potrebbe essere quella: ti do l'antidepressivo, ma mentre aspetto che vada in pieno regime, ti faccio fare un intervento di arte terapia che credo possa dare un beneficio nell'arco di alcune sessioni. Qui chiedo agli arte terapeuti in sala se hanno visto delle cose del genere. Ci dica la sua testimonianza. Io sono un'arte terapeuta e ho una formazione a modello polisegnico, si dice, che è una scuola che forma appunto sulla possibilità di accedere a varie dimensioni a seconda anche dei materiali impiegati nell'atelier. Per cui, come dice la collega, ogni materiale si riferisce effettivamente a quella che è una dimensione. Quindi i materiali secchi ha una dimensione più cognitiva, i materiali umidi ha una dimensione più emotiva, e materiali più new media si dice, ecco, in gergo, riferiti all'area più immaginale, e poi l'ambito più corporeo che si riferisce proprio alla scultura, all'assemblare, al mettere insieme più materiali. Ecco, è fondamentale decifrare quale è il materiale che più corrisponde al linguaggio della persona. Quindi l'atelier deve essere assolutamente corredato delle varie possibilità linguistiche, che a questo punto è un linguaggio assolutamente creativo, certo, personale, introspettivo, che non è verbale. E devo dire che questo tipo di pratica, per esempio, che io faccio con degli psicoterapeuti anche, dà degli ottimi risultati anche in brevi tempi, per cui si può parlare effettivamente di approcci integrati, certo, che danno in effetti un riscontro anche nel breve termine, e la depressione è una di queste, per esempio. Ok, grazie. Allora, grazie, bentrovati e ben ritrovati settimana prossima.